Buon pomeriggio a tutti e bentornati su Bravocast Italiano. Sono Stefano e oggi sono qui insieme alla mia collega preferita. Buon pomeriggio, sono Angela e sono felicissima di essere qui con voi oggi. Ragazzi, avete passato una buona giornata? Scriveteci nei commenti, vogliamo sapere come state. Sì, vogliamo sempre sentire da voi. E oggi parliamo di qualcosa di molto importante per chi sta imparando l'italiano, qualcosa che capita a tutti, ma che dobbiamo cercare di cambiare. Esatto, Stefano. Oggi parliamo di un'abitudine molto comune, soprattutto all'inizio. Stai pensando alla stessa cosa che penso io? Sì, stiamo parlando di tradurre, di pensare prima nella propria lingua e poi tradurre tutto in italiano. Magari stai facendo anche tu questa cosa in questo momento, vero? È normalissimo. Quando sei principiante, traduci tutto. Senti una parola in italiano e subito pensi alla parola nella tua lingua. Poi costruisci la frase nella tua lingua e dopo la traduci in italiano. Esattamente. Ma questo crea un grande problema. Quando traduci, parli lentamente, ti fermi spesso, le frasi non suonano naturali e la conversazione diventa difficile e stressante. Hai ragione. E poi ci sono parole e frasi che non si traducono bene. Ogni lingua ha le sue espressioni speciali. Se traduci tutto parola per parola, a volte il risultato è strano o sbagliato. Per esempio, in italiano diciamo ho fame, ma se uno studente traduce dall'inglese, magari dice sono affamato. Non è sbagliato, ma non è il modo naturale di dirlo in italiano. Esatto. Oppure pensa a come diciamo che qualcosa ci piace. In italiano diciamo mi piace questa pizza. Se uno studente pensa in inglese e traduce, magari costruisce la frase in modo diverso e sbagliato. Quindi, come facciamo a smettere di tradurre? Come possiamo imparare a pensare direttamente in italiano? Questa è la domanda più importante di oggi. Prima cosa, e questa è la base di tutto, devi cominciare a collegare le parole italiane direttamente alle immagini, alle emozioni, alle situazioni, non alle parole nella tua lingua. Spiega meglio, Angela. Come si fa questo nella pratica? Certo, per esempio, quando impari la parola italiana mela, non pensare alla parola della tua lingua. Pensa subito all'immagine di una mela rossa. Vedi la mela nella tua mente. Senti il suo odore. Immagina di mangiarla. Ah, capisco. Quindi creiamo un collegamento diretto tra la parola italiana e la cosa reale, non passiamo attraverso un'altra lingua. Esattamente. E questo vale per tutto. Per le azioni, per i sentimenti, per le situazioni. Quando senti correre, immagina qualcuno che corre. Quando senti felice, senti quella sensazione di gioia nel petto. Direttamente, senza traduzione. Questo è un metodo molto potente, ma all'inizio è difficile, no? Abbiamo già tanti anni di abitudine a tradurre. Cambiare non è facile. Hai ragione, Stefano, ma c'è un altro consiglio importante. Devi ascoltare molto italiano, ogni giorno. Più ascolti, più il tuo cervello comincia ad abituarsi alla musica della lingua. E ascoltare aiuta con il ritmo delle frasi, con la pronuncia, con le espressioni naturali. Quando ascolti molto, cominci a sentire quando qualcosa suona bene o quando suona strano. Sì, è come quando un bambino impara la sua prima lingua. Non studia la grammatica, non traduce. Ascolta e ascolta e ascolta. E poi comincia a parlare in modo naturale. Il metodo del bambino. Questo è un modo fantastico di pensare all'apprendimento delle lingue. Ragazzi, voi imparate l'italiano come un bambino o come uno studente di grammatica? Scriveteci, siamo curiosi. Bella domanda, Stefano. Un altro consiglio importante è quello di parlare con te stesso in italiano. Sì, sì, hai sentito bene. Parla da solo in italiano. Aspetta, Angela, parla da solo? La gente penserà che siamo matti. Ah, ah, forse un po' matti lo siamo, ma questo metodo funziona davvero. Quando sei a casa, quando stai facendo le cose di tutti i giorni, descrivi quello che fai in italiano.
Stai facendo la colazione? Di a te stesso in italiano quello che stai facendo. Per esempio, mentre fai colazione, potresti pensare tra te e te. Adesso prendo il caffè ne caldo, metto il latte, prendo un biscotto. Perfetto, Stefano. E quando fai questo, non stai traducendo, stai pensando direttamente in italiano. All'inizio le frasi sono semplici, ma piano piano diventano più complesse. E questo è importante, no? Cominciare con frasi semplici, non cercare subito di dire cose complicate, usa le parole che conosci già. Assolutamente. Un errore comune è cercare di pensare in italiano usando vocaboli difficili che non si conoscono bene. Usa le parole semplici, le parole di tutti i giorni. Questo rende tutto più facile e più naturale. Esatto. Se non conosci la parola automobile, puoi usare macchina. Se non conosci abitazione, puoi usare casa. L'importante è comunicare, non usare le parole più difficili. Bravissimo! E c'è un altro aspetto molto importante. Devi accettare che non capirai sempre tutto al 100%, specialmente quando ascolti o leggi. Va benissimo così. Questo fa stressare molti studenti. Vogliono capire ogni singola parola e quando non capiscono qualcosa si bloccano completamente. Sì, e questo blocco mentale è molto dannoso. Quando ti fermi su una parola, perdi il filo del discorso. Devi imparare a fare come il fiume, fluire avanti anche quando non capisci tutto. Mi piace questa immagine del fiume. L'italiano scorre come l'acqua. Noi dobbiamo scorrere con la lingua, non fermarci su ogni piccola pietra. Esatto. E a proposito di pratiche quotidiane, c'è un esercizio bellissimo. Si chiama il diario in italiano. Ogni sera, prima di dormire, scrivi 3 o 4 frasi in italiano su quello che hai fatto durante il giorno. Questo mi piace molto. È un modo pratico per usare l'italiano ogni giorno. E non richiede molto tempo. 5 minuti sono già abbastanza. Sì, e all'inizio scrivi le cose più semplici. Oggi ho lavorato, ho mangiato la pasta a pranzo, ho guardato un film la sera. Era bello. Frasi brevi, chiare, semplici. E nel tempo queste frasi diventano più lunghe, più dettagliate. Cominci ad aggiungere aggettivi, emozioni, descrizioni. La lingua cresce con te. Esattamente, Stefano. Ed è anche molto utile rileggere quello che hai scritto i giorni precedenti. Così vedi come stai progredendo. E questo ti dà molta motivazione. Ragazzi, avete già provato a tenere un diario in italiano? O magari avete altri metodi per pensare in italiano? Raccontateci tutto nei commenti. Vogliamo leggere le vostre esperienze. Sì, condividete con noi. Le vostre storie ci aiutano a capire cosa possiamo spiegare meglio nei prossimi video. Siamo qui per voi. Ora voglio parlare di qualcosa che succede spesso. Molti studenti, quando parlano in italiano, improvvisamente non trovano una parola. E allora si bloccano. Cosa si fa in quel momento? Ottima domanda. Primo, non bloccarti. Prova a spiegare la parola in italiano usando altre parole che conosci. Questo si chiama circonlocuzione. Significa che descrivi la cosa invece di nominare la parola esatta. Precisamente. Per esempio, se non ricordi la parola frigorifero, puoi dire quella grande cosa in cucina dove metti il cibo per tenerlo freddo. Capiscono tutti ugualmente. Sì. E anzi, questo modo di spiegare le cose è spesso divertente e crea un bel momento nella conversazione. Esatto. L'italiano naturale è vivo, è dinamico, è umano. E gli errori fanno parte del processo. Molti studenti hanno paura di sbagliare. Ma questa paura blocca tutto. Quando hai paura, il tuo cervello si chiude. Non riesci a ricordare niente, non riesci a parlare liberamente. Dobbiamo imparare ad accettare gli errori, anzi ad amarli. Bello, Stefano. E gli italiani sono molto gentili quando qualcuno cerca di parlare la loro lingua. Apprezzano molto lo sforzo. Raramente ridono degli errori. Di solito sorridono con simpatia. Ho incontrato molti stranieri che parlano italiano con errori, ma con grande confidenza.
e sono piacevolissimi da ascoltare. La confidenza è più importante della perfezione. Esattamente. C'è un altro esercizio che adoro. Quando sei in un posto pubblico, guarda le cose intorno a te e nominale in italiano nella tua testa. Per esempio, sei sul treno, guardi fuori dal finestrino. Nella tua mente dici in italiano quello che vedi. Gli alberi, i campi, una casa, il cielo blu, le nuvole bianche. Perfetto. E poi aggiungi aggettivi. Gli alberi sono alti, i campi sono verdi, la casa è piccola e vecchia, il cielo è molto blu oggi. Poi aggiungi i verbi. E il treno va veloce, le nuvole si muovono piano, un uccello vola nel cielo. E senza accorgertene stai pensando in italiano. Meraviglioso! E più lo fai, più diventa automatico. Prima ci vuole uno sforzo cosciente, ma dopo qualche settimana cominci a farlo in modo naturale. Come guidare la macchina, all'inizio pensi a ogni singolo movimento, poi con il tempo guidi in modo automatico. Esatto, Stefano. La lingua funziona proprio così. Prima è difficile e lenta, poi diventa più fluida e alla fine diventa quasi automatica. C'è anche la questione delle espressioni idiomatiche. Queste sono impossibili da tradurre letteralmente. Devi impararle come blocchi, come pezzi interi. Sì, per esempio, in bocca al lupo per augurare buona fortuna. Se traduci parola per parola, non ha nessun senso. Devi imparare l'espressione intera e sapere quando usarla. E quando impari queste espressioni come blocchi interi, le usi direttamente senza tradurre. Senti la situazione giusta e l'espressione viene fuori in modo automatico. È lo stesso con tante frasi comuni, come dai, andiamo, figurati, meno male, non ci credo. Queste le impari come un tutto unico, non pezzo per pezzo. Ragazzi, quali espressioni italiane vi piacciono di più? Ce ne sono alcune che usate spesso? Scriveteci nei commenti, poi siamo curiosissimi. Sì, dite pure. Noi leggiamo tutti i vostri commenti. È sempre un momento bellissimo vedere quanto siete bravi e quanto amate l'italiano. Angela, facciamo un riassunto di tutti i consigli di oggi, così chi ascolta può ricordare tutto facilmente. Ottima idea! Vai pure! Primo consiglio. Collega le parole italiane direttamente alle immagini e alle situazioni reali, non passare dalla tua lingua. Secondo consiglio, ascolta molto italiano ogni giorno. Podcast, video, canzoni, film. Terzo consiglio. Parla con te stesso in italiano durante la giornata. Descrivi quello che fai e quello che vedi. Quarto consiglio. Scrivi un piccolo diario in italiano ogni sera. Solo poche frasi semplici. Quinto consiglio. Impara le espressioni idiomatiche come blocchi interi, senza tradurle. Sesto consiglio. Accetta gli errori con serenità. Fanno parte del processo e sono i tuoi migliori insegnanti. Settimo e ultimo consiglio. Non bloccarti quando non capisci una parola. Continua ad ascoltare o leggere. Il senso generale spesso si capisce dal contesto. Perfetto, Angela. Questi 7 consigli, applicati con costanza, cambiano davvero il modo in cui si impara l'italiano. Non da un giorno all'altro, ma nel tempo i risultati arrivano. E la cosa più importante è la regolarità. Non serve studiare 3 ore un giorno e poi non fare niente per una settimana. Meglio 15 minuti ogni giorno. La costanza è tutto. 15 minuti al giorno, ogni giorno. Questo fa miracoli. Provate e vedrete. Ragazzi, speriamo che questo episodio vi sia stato utile. Sappiamo quanto è difficile cambiare le abitudini di studio, ma voi ce la fate, ne siamo certi. Avete domande su questo argomento? Scriveteci nei commenti e cercheremo di rispondere a tutti. Siamo qui per voi. E se questo episodio vi è piaciuto, condividetelo con qualcuno che sta imparando l'italiano. Aiutate anche voi la nostra comunità a crescere. Significa moltissimo per noi. Prima di salutarci, vogliamo ringraziarvi per essere qui con noi oggi. Ogni giorno che ci scegliete, ogni commento che lasciate, ci date la forza di continuare.
Questa comunità è speciale, siete speciali e noi siamo felicissimi di essere parte del vostro viaggio nell'italiano. Bene, per oggi è tutto. È stato un bel pomeriggio insieme a voi. Come sempre, speriamo che stiate passando un ottimo pomeriggio anche voi, dovunque vi troviate nel mondo. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Prenditi cura di te, studia con gioia e ricorda che ogni piccolo passo conta. Piano piano si va lontano. Alla prossima, ragazzi! Continuate ad ascoltare, a parlare, a sbagliare e a crescere. Noi saremo sempre qui con voi. Ciao a tutti! Ci vediamo nel prossimo episodio di Bravocast Italiano. Un grande abbraccio da parte nostra. Ciao ciao!